benvenuti. Noi siamo Natus. Iniziamo con una frase. La verità mente. No, non siamo pazzi. Semplicemente riteniamo plausibile una distorsione degli eventi storici. Personalmente sono cresciuto con un'educazione cattolica, ma fin da subito capii che qualcosa non andava. Ad esempio, nel primo libro di Mosè, Dio ordinò all'uomo di edificare una barriera attorno al monte Sinai per proteggere gli israeliti da sconosciute creature. Il profeta Ezechiele cita i Nefilim, dall'aramaico Nafil, letteralmente giganti. Avevo 11 anni e rimasi sconvolto, tanto da considerare quei racconti fatti realmente accaduti. Allora iniziai a leggere decine di testi religiosi, mi avvicinai alla teosofia e notavo sempre la stessa storia. Nomi differenti, entità diverse, ma sempre provenienti dal cielo, e tutte per dirci cosa fare e come farlo. Ovviamente i primi uomini pensavano si trattasse di dei. Oggi vengono definiti alieni. Io li chiamo uniterrestri. Sì, avete sentito bene. Perché gente, arrivare dal cielo non vuol dire necessariamente essere extraterrestre. Vi starete chiedendo dove sono le prove di tutto ciò? Beh, ovunque. Nel deserto di Nazca in Perù, che si estende per circa 80 km, il paesaggio è decorato da innumerevoli figure geometriche e non. Sorvolando la zona si notano delle linee simili a delle piste di atterraggio. Cominciano e finiscono in maniera brusca. La più lunga è di 23 km perfettamente dritta. Il tutto compone gigantesche figure sul terreno, pesci, scimmie, ragni, gorilla, così enormi che si possono vedere soltanto dall'alto. Risalgono a migliaia di anni fa e non subiscono erosioni. Molti studiosi ipotizzarono che il bianco delle figure fosse sale, ma l'Università di Dresda analizzò dei campioni al microscopio e udite udite, si tratta di vetro cristallizzato, chilometri e chilometri di vetro. Per saperne di più, il passo successivo era scavare, ma il governo peruviano ha imposto dei rigidi divieti, il che lascia molti quesiti senza risposta. Chi ha tracciato con precisione questi immensi solchi e soprattutto perché i debunker hanno suggerito si trattasse di canali di irrigazione, di sentieri per l'adorazione religiosa, di un calendario astronomico gigante, ma secondo noi quelle linee altro non sono che piste d'atterraggio, punto di scalo di entità superiori, all'epoca venerate a bordo dei loro oggetti volanti, oggetti raffigurati in molte opere. Quindi signori, nulla di alieno, magari questi dei erano semplicemente terrestri, più evoluti di noi. Vi racconto un aneddoto. Durante la seconda guerra mondiale, delle truppe americane sbarcarono sulle remote isole del Pacifico. I nativi del posto, che ignoravano l'esistenza di velivoli a motore, scambiarono gli aerei per giganti aquile di metallo, inviate dai loro dei in risposta alle loro preghiere, e ci credettero talmente tanto che quando la guerra terminò, i nativi svilupparono una nuova religione, costruendo tributi a forma di aereo. Ebbene, e se migliaia di anni fa fu così che andò? Ma sapete qual è il mistero più incredibile di Nazca? Questo altopiano. Gente, la montagna è perfettamente spianata, più di 20 km perfettamente livellati. Siamo dinanzi ad un'opera di movimento terra. Dove sono i detriti? Migliaia di metri cubi di detriti, svaniti nel nulla. Nazca e le figure di Nazca non compongono nessun disegno viste da terra. Bisogna sorvolarle. I disegni sono fatti per qualcuno che vola. Su questo non si può discutere. Spero che prima o poi gli archeologi giungano a una conclusione simile. Uno dei testi che più narra di queste entità è la Bibbia, libro di cui il significato è stato volutamente distorto. Ad esempio, quale Dio onnipotente avrebbe avuto bisogno di un velivolo per spostarsi? Nel Vecchio Testamento ci sono molti riferimenti alle apparizioni divine e angeliche, quasi sempre descritte come rumorose, infuocate ed accompagnate da nuvole di fumo. Il profeta Ezechiele, nel suo libro, dichiara di aver assistito ad una visita da parte di entità divine, scese dal cielo a bordo di una fantastica macchina volante. L'uomo descrive persino quello che sente, definendo il tutto bagliore di Dio. Ezechiele descrive anche, cito testuale, delle creature alate con 4 facce, dalle sembianze umane che viaggiavano su oggetti lucenti formati da ruote. Era sormontato da un trono sul quale sedeva un essere dalle forme umane, vestito con abiti di luce. Addirittura il profeta continua asserendo che il trono era dotato di ali rombanti, come il frastuono di una cascata. Gente, l'oggetto illustrato da Ezechiele sembra più high-tech che sovrannaturale. Le descrizioni profetiche superano l'immaginazione dell'uomo religioso, il che introduce una realtà dei fatti completamente diversa dalla solita dottrina. Non possiamo pensare che quella gente 3000 anni fa potesse capire la differenza fra sovrannaturale e alta tecnologia. Altra figura biblica molto interessante è quella di Enoch. La Bibbia riferisce di lui soltanto in una frase dell'Antico Testamento, ma nei testi apocrifi, cioè quelli esclusi dalla Chiesa, se ne
parla in modo esteso. Nel suo libro Enoch scrive in prima persona, ovvero io feci, io sentii, io vidi. Si narra che fosse il bisnonno di Noè e che fu rapito da Dio per 300 anni. Gli uomini lo videro salire al cielo, avvolto da una luce. Lì incontrò l'Altissimo. Quest'ultimo a sua volta ordinò ai suoi servi di insegnare la loro lingua e la loro scrittura ad Enoch. Cita per nome questi esseri, descrivendone la professione. Com'è possibile? È una visione o un abduction? I cattolici più accaniti definiscono questi testi romanzati, pieni di letteralismi, insomma racconti di finzione, metodi alternativi per trascrivere le proprie esperienze con Dio. Ma a quei tempi la scrittura era un'invenzione relativamente nuova, non esisteva nessuna licenza poetica, scrivevano ciò che accadeva, riportavano ciò che vedevano. La vera domanda è: chi sono queste entità? Negli antichi testi sanscriti dell'India ci sono numerosi riferimenti ai Vimana, mitiche macchine volanti. Si tratta di manoscritti risalenti a 5000 anni fa. Uno di essi, dal titolo Bhagavad Purana, narra di un antico dio chiamato Shalva che discese dal cielo pilotando un oggetto volante di metallo a forma di farfalla. Il Mahabharata, il Rig Veda, il Ramayana, tutti resoconti dettagliati di strutture volanti alte fino a 30 metri. Oggi per noi è un giorno simbolico. Dopo la chiusura del nostro primo canale siamo di nuovo qui, dove tutto ebbe inizio. Voi siete la nostra forza e per omaggiarvi abbiamo invitato un ospite speciale, un'autorità in questo campo, per noi una conoscente, un'amica, una persona a cui vogliamo bene. Dopo l'infame ban della piattaforma, grande ritorno di Natus su YouTube. E per restare in tema, oggi parleremo di giganti. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al suo nuovo canale. La verità è figlia del tempo. Tutto ha avuto inizio da una normale attività esplorativa nel deserto indiano, in un luogo chiamato The Empty Quarter, il settore vuoto, nel nord dell'India. In questa regione sono venuti alla luce i resti di uno scheletro umano di taglia eccezionale. La scoperta è stata fatta nel 2004 dal team National Geographic, divisione indiana, con l'appoggio dell'esercito indiano, poiché l'area è sotto la giurisdizione appunto dell'esercito. Sembra che siano state trovate anche delle tavolette con iscrizioni che affermavano che gli dei indiani, come il mitologico Brahma, avessero generato delle persone di taglia eccezionale, molto alti, grandi e assai potenti, in grado di poter abbracciare un grosso tronco di albero e sradicarlo. Secondo l'iscrizione, questi uomini giganti furono creati per portare ordine nel mondo, sempre in lotta l'uno contro l'altro. Si crede anche che uno dei figli di Brahma, uno dei fratelli di Pandava, potesse portare questi geni. In seguito questi semidei, Asura, a cui era stato dato tutto quel potere, si rivoltarono proprio contro gli dei stessi, oltre ogni limite trasgredirono la loro supremazia. Di conseguenza essi furono distrutti dal dio Shiva. La squadra di esplorazione del National Geographic ritiene che questi siano i resti di uno di quegli straordinari esseri. Il governo indiano ha reso sicura l'intera area e non è permesso a nessuno entrare, se non al solo personale del National Geographic Team. Vi sono innumerevoli testimonianze del passato, dove esploratori studiosi dell'epoca dicono di aver realmente visto resti umani giganti. Hernán Cortés, durante la sua conquista del Messico, entrò in possesso di ossa gigantesche che secondo gli indigeni appartenevano ad una ormai estinta razza di giganti. Il prode Cortés stesso si incaricò di spedire al re di Spagna un femore alto quanto un essere umano. Una copia di un femore di tale dimensione, trovato nella regione mesopotamica, è conservata all'Mt. Blanco Fossil Museum, USA. Molte leggende su antichi giganti, abitanti le sponde del lago Titicaca e poi trasferitisi a sud in Patagonia, potrebbero essere confermate dagli avvistamenti, se veritieri, di esploratori come Magellano, Drake, Hernández ed altri. Un altro storico del periodo della conquista spagnola del Nuovo Mondo, tale Fernando de Alba Ixticloclit, narrava che i resti dei giganti abitanti della Nuova Spagna, Messico, si potevano trovare ovunque. Giambattista Modena fu un canonico ed uno studioso vercellese. A lui si devono gli studi su presunti giganti di Saletta. Egli infatti trovò nella chiesa di San Cristoforo in Vercelli un dente gigantesco, conosciuto per l'appunto come il dente di San Cristoforo. La leggenda vuole che nel 1622 si trovarono a Saletta i resti di un gigante, di cui egli narra: «Ho ritrovato un corpo gigantesco, di altezza e grandezza indicibile, che io stesso ho veduto e misurato.
Nel 1577 a Wellisau, in Svizzera, vennero alla luce i resti di uno scheletro umano che, benché mancante di alcune parti, venne ricostruito dall'anatomista Plater nella Creta e risultò appartenere ad un essere alto 5,80 metri. Tale ricostruzione venne esposta al museo locale e ancora oggi si può ammirare nel paese una statua di un gigante atta a commemorare tale ritrovamento. A Glomez, uno dei misteri più profondi degli ultimi anni e una delle pietre nella scarpa più dolenti per la scienza ufficiale, vicino a Vichy, in Francia, furono rinvenute nel 1925 ossa umane giganti, crani grandi il doppio, impronte di mani giganti, oltre a monili fatti a misura per arti giganteschi. Il tutto risalente fra 17 e 15.000 anni fa. Il ritrovamento, sempre a Glözel, di manufatti squisiti in ceramica, il primo modello di scrittura documentato si faceva risalire al IV millennio a.C., conferisce a questo luogo, che è sopravvissuto a tutti i tentativi di screditamento, un'aurea ancora più misteriosa. Uno scheletro di un guerriero riesumato in Inghilterra misurava un'altezza di 2,80 metri, mentre a Latina, nel Lazio, nel 1969 furono rinvenute le tombe di 50 guerrieri relative al periodo antico romano, alti tutti tra il 1,80 m e i 2,20 m, in aperto contrasto con la statura media dell'epoca. Perfino lo storico Erodono, Storie 1,68, narra di un ritrovamento di un gigante di circa 3,10 metri di altezza. Nel 1870 un agente indiano, pelle rossa, Frank LaFlèche, annunciò che gli indiani Omaha avevano dissotterrato 8 giganti con teschi misuranti 60 centimetri. Le stesse tribù indiane chiamavano questi giganti Muhaluska e narravano che erano arrivati millenni prima dall'Oceano Pacifico sulle coste americane. Avevano combattuto e distrutto le tribù amerindi esistenti, stuprato le donne di questi e fondato città e scavato pozzi. Strano che, nel nome che gli indigeni gli hanno dato, vi sia la parola Mu. Nel 1943 alcuni ingegneri militari di Stanza, a Scemia, un'isola del gruppo delle Aleutine, ritrovarono delle ossa di proporzioni notevoli e crani enormi. Le dimensioni di questi oscillavano fra i 50 e i 60 centimetri. Questi giganti misuravano circa 7 metri. Le autorità militari, subito giunte sul posto, provvidero a intimare il silenzio su questa faccenda. In California, nel 1810, venne rinvenuto lo scheletro di un gigante con 6 dita. Un teschio con una doppia fila di denti saldati alla poderosa mascella, appartenente ad un gigante, fu rinvenuto sull'isola di Santa Rosa, nel canale di Santa Barbara, in California. Alcuni soldati di stanza a Lompoc Ranch, in California, rinvennero lo scheletro di un gigante e un frate cattolico ordinò loro di sotterrarlo nuovamente, poiché i nativi locali erano adirati da tale profanazione, credendo tali resti quello che rimaneva di un antico dio. Tornando più vicino a casa nostra, nel Bresciano, nella chiesetta di San Salvatore, sono conservate delle gigantesche ossa umane che si possono osservare spiando attraverso la grata. In Marocco, presso Agadir, venne ritrovato un set di utensili risalenti a 300.000 anni fa, concepiti per essere usati dalle mani di un uomo alto minimo 4,50 metri. Negli anni 70 un proprietario terriero, Martinez, in Messico, rinvenne le ossa di 2 uomini di incredibile altezza. Denunciato il fatto alle autorità locali, venne accusato di omicidio. Questo lo convinse, dopo essere stato liberato dietro cauzione, ad incenerire le ossa. A Gargayan, nelle Filippine, è stato scoperto uno scheletro di 5,18 metri. A Selion i resti misuravano 4 metri, mentre a Tura, in Pakistan, è venuto alla luce uno scheletro di 3,35 metri. Scoperte simili sono state compiute in Marocco, in Moravia e Siria. Senza dimenticare i resti dei giganti della Sardegna, su cui poi, se avrete piacere, potremo fare un approfondimento interessante. Come non credere che almeno alcuni di questi ritrovamenti non siano veri? È logico che sia più facile screditare che confermare la veridicità su questi ritrovamenti, ma se pensiamo alla Porta del Sole o altri enormi monumenti presenti sul nostro pianeta, costruiti con monoliti ad altezze impensabili, con lontananze dalle cave di estrazione di numerosi chilometri, questa potrebbe essere una risposta per noi.
Signori, il video termina qui. Se vi è piaciuto sapete cosa fare. Grazie a My Little Crocodile. Grazie a tutti voi per il sostegno e noi non ci piegheremo mai. Tenete bene a mente, la verità è il prodotto del tempo e ricordate, Natus domina.